Buongiorno, eccoci qua, come va ragazzi? Allora, avete visto come sono un po' tutta semi gonfia e che sto facendo le coccole con frigore con il forno tutto il giorno? Non so come a voi va in questi periodi di quarantena, però a me veramente l'amicizia è unilaterale, io forno e frigo. Allora, mi sono girata dall'altra parte perché comunque non riesco a stare sul terrazzo oggi perché ho tutta la famiglia che va avanti e indietro, ma volevo che comunque vi godete un attimo di sole, di luce, di quel piccolo verde che vediamo fuori dalla finestra. Allora, oggi non tratterò, non metterò le affermazioni di nessun genere, ma chiarirò un paio di cose perché mi sono arrivate le concrete domande, come risolvere le problematiche quotidiane in quale tutti riusciamo e spesso ci troviamo. E allora ve la leggo perché per me è un po' difficile memorizzare tutto, però una persona specifica mi ha mandato un messaggio abbastanza specifico. E allora io ve lo traduco. La persona in questione praticamente si sente frustrata e depressiva e spesso mal di testa perché ha tanti sensi di colpa, che non riesce a mettere la sua lista delle priorità e dei valori perché quando ha le aspettative e non succedono nei momenti e nei tempi che desiderava, comincia a cambiare queste priorità e di nuovo riparte tutto questo senso di depressione, di frustrazione, via così. Sente parecchio la sofferenza, non riesce né a tranquillizzarsi né a concentrarsi e spesso questa cosa qua la riporta, come dire, indietro nei suoi stati di infelicità, chiamiamo così. Allora, la persona praticamente è una richiesta, è una domanda su come gestire queste emozioni. Allora, in primis, quello che voglio dire a tutti, perché è la cosa che succede a tutti, è che noi dobbiamo veramente, quando scriviamo la lista delle nostre priorità, in prima battuta, non importa come noi vogliamo arrivare, non importa dove noi vogliamo arrivare, ma perché. Allora, il momento quando noi nella nostra lista, che può avere 100 cose o una cosa, diamo una risposta perché, a base di questo noi andremo a rivalutare in primis nostre priorità, perché già dal principio la lista che noi abbiamo buttato giù così, voglio la macchina, voglio la casa, voglio essere felice, voglio tanti soldi, voglio essere libera finanziariamente, qualsiasi cosa sia, in questa lista noi li abbiamo buttati giù in modalità che pensiamo che sono le cose che ci sono venute in mente. Ma da un altro lato, quando noi rispondiamo perché, cosa ci porterebbe nella nostra vita questo, quando provi quella emozione giusta, saprai dove si trova nella lista delle priorità questo tuo desiderio. Per non essere nelle condizioni di cambiare queste priorità, questa è la prima cosa che devi fare. Seconda cosa che devi fare è darti il tempo, perché dobbiamo essere obiettivi. Allora, ripeto, se il mio desiderio era comprare la casa e nella mia lista di priorità questa rimane al primo posto, noi quando diamo la tempistica è per una nostra certezza, per dare all'universo il segno che noi siamo pronti a ottenere questa cosa. Ma se noi all'universo mandiamo il desiderio che io voglio questa casa qua in 7 giorni, ma in quei 7 giorni non ho fatto niente, o persino è saltata in mezzo la coronavirus e non puoi neanche andare in giro a cercarti la casa, non puoi sentirti frustrato per questo o dire
le mie priorità adesso cambiano perché vedi che non funziona, per me non funziona. È proprio questo che abbiamo detto, vuol dire che tu ti stai autocastigando perché dietro c'è un problema più forte, emotivamente più difficile da gestire e che parte dall'idea che noi nel nostro profondo siamo arrabbiati. Ok, siamo arrabbiati con noi, siamo arrabbiati con qualcun altro. Dobbiamo rivalutare tutto quello che ci circonda e capire qual è l'emozione di frustrazione, a chi stiamo castigando, perché stiamo castigando noi o perché sentiamo questo senso di frustrazione e di rabbia verso qualcuno, il nostro partner, la famiglia o quello che è. Perché vi dico questo? Perché i stati di depressione e spesso i mal di testa dimostrano che noi proviamo una frustrazione profonda e non troviamo o non ci permettiamo la via di uscita. Non ci vogliamo risolvere il problema, ma vogliamo colpevolizzare o noi o qualcun altro. In queste circostanze, per me, la prima cosa, come vi ho detto, è rivedere la nostra lista delle priorità, capire perché la vogliamo ottenere, quella cosa lì che vogliamo ottenere, perché lo vogliamo ottenere, e guardare oggettivamente se la tempistica che abbiamo messo è logica, perché deve essere logica. Una volta stabilito questo, nella lista delle priorità non cercate da subito risolvere 8 cose insieme, fate una cosa alla volta. Tutto quello che voi vorreste fare per me, se io vi dovessi chiedere cosa posso fare perché mi sento così, cos'ha, bla bla bla, come amica o come conoscente o come terapeuta, ognuno di voi mi verrebbe e mi direbbe datti tempo, coccolati un po', abbi pazienza, è normale per lui, è normale per questo, non sei solo tu di cose. Tutti questi consigli buoni, salutari, coccolosi, amichevoli e amorevoli che voi date agli altri, con la tendenza di dargli più tempo, di rispettare le loro dubbi, di sostenerli nella loro frustrazione in quel momento lì, ok? Tutto ciò date in primis a voi. Trattatevi come trattereste chiunque altro, come trattereste questa persona che vi ha portato di sentirsi frustrata, tipo partner, tipo marito, tipo chiunque altro, il vostro collaboratore, dipendente o quello che è. Dico senza. Trattatevi e date tutto l'amore e tutta la pazienza che dareste a chiunque altro nel raggiungere l'obiettivo uno alla volta. Terza cosa, una volta scoperto che noi abbiamo e proviamo un sentimento di frustrazione e di rabbia e per questo non riusciamo a concentrarsi, abbiamo mal di testa, abbiamo nostre paure, noi dobbiamo fare questo, dobbiamo arrabbiarsi. Avete diritto di arrabbiarvi. Avete diritto di esternare queste frustrazioni, perché quello che vi sta dicendo il vostro corpo, il vostro mal di testa, è che voi siete una pentola a pressione. Questo non vuol dire che io vado e, se ho il marito che mi sopporta, vado anche e litigo con lui. Ma intendo dire, se è una frustrazione a lungo termine, piena di rabbia, che io dico, mi viene voglia di uccidere qualcuno, ok? Perché vi sentite delusi, perché vi hanno ferito, perché vi hanno tradito, qualsiasi cosa è successa, in quel momento lì voi avete diritto di sentirvi frustrati e io vi consiglio di scrivere tutto ciò che provate. Scrivetelo su foglio di carta e mandatelo in quel paese senza biglietto di ritorno, ma lo mandate veramente dentro di voi. Io qua vedete il vogatore piuttosto che correre, piuttosto oggi non si può correre perché dobbiamo essere tutti chiusi in casa, ma prendete un cuscino, prendete a pugni quel cuscino e esprimete questa rabbia, questa frustrazione proprio di nome e di cognome di persona che vi ha fatto arrabbiare. Dopodiché lasciate andare e cominciate con la mantra del perdono. Non cercate di visualizzare in questo momento perché provate troppa rabbia.
visualizzare obiettivo che volete raggiungere. Prima vi liberate di questo senso di rabbia e di frustrazione o di impotenza in quale vi trovate e secondo voi è colpa di qualcun altro. Non è colpa di nessun altro, ma della vostra posizione in quale continuate a essere. Adesso vi spiego un esempio. Io mi sono trovata, mia famiglia si è trovata tradita e fregata veramente economicamente da una persona che è stata molto intelligente. E la sua intelligenza mi ha fatto sentire estremamente stupida, idiota completo. Ci ha fregato per tanti soldi e si è mi ha fregato anche dal punto di vista morale perché io mi fidavo di questa persona, ok? Mi fidavo, avevo un'opinione buona e invece si è data di diritto di mettermi in una situazione bruttissima economicamente, anche tutto quello che abbiamo fatto è andato cioè, in dubbio davanti a tutte le persone che ci circondavano, ma soprattutto davanti a noi stessi, me e mio marito, mettendo a rischio ovviamente la situazione finanziaria, c'è proprio la questione di sopravvivenza della mia famiglia. Io con tutte le mie modalità di pensiero positivo, di perdono e tutto, vi giuro, davvero, non voglio giurare, però davvero è così. Io ho passato 7 giorni a progettare come farla fuori. Tipo la mafia non mi faceva un baffo, davvero, 7 giorni, potevi dirmi qualsiasi cosa, io andavo a dormire e mi svegliavo a mattina con il progetto come farla fuori. Quando questa mi sentivo stupida, mi sentivo fuori luogo, non riuscivo a concepire come mi sono trovata in quella situazione lì, che oltretutto mi provocava un senso di rabbia profonda. Allora, dopo 7 giorni, veramente ho scritto tutto ciò che io gli auguro, ok? Ho bruciato quel foglio, l'ho mandato dopo ho buttato tutto nel water, ho tirato l'acqua, o veramente mi sono sfogata dal punto di vista fisico con lo sport e con tutto il resto e da lì in poi ho cominciato con il mantra di perdono, non perché questa persona se lo merita, ok? Ma perché io mi merito di uscirmene fuori, io mi merito di capire cosa è successo, io mi merito e la mia famiglia si merita di star bene. Allora ho compreso che io non voglio perdere tempo a voler male a lei o a lui, non voglio questo, voglio che Cos'è che ha provocato questa cosa qua? Lei ha provocato il danno nella mia famiglia, allora io mi occuperò della mia famiglia, io rimetto a posto questo. Voglio che noi siamo al sicuro economicamente, che stiamo bene, che usciamo da questa cosa qua, che il nostro nome, la nostra identità si riconosce dietro di quello che noi siamo capaci di fare. Una volta raggiunto quello, quando ho cominciato a fare il mantra del perdono verso quella persona, la nostra situazione, con i suoi tempi, piano piano, perché ci è voluto il tempo. Allora, inutile che io la dicevo voglio in 7 giorni risolvere. Se è un problema grave che ha una dimensione enorme, ok? Se io voglio una villa al mare che vale 1 milione, ci vuole il tempo. Allora devo essere onesta con me. No, obiettivo non è quello di ancora castigarmi e di dirmi ogni volta, vedi, in 7 giorni non sei riuscita, sei proprio un idiota. No, prendo mesi, prendo anni, tutto quello che serve, ma per portarla a termine, perché io davanti a me avevo sempre scritto la priorità, la mia famiglia che esce fuori da questo incubo e che ci sentiamo bene. Questa era la priorità e per questo ho mandato il perdono, mi sono perdonata e ho dimostrato a me stessa, abbiamo dimostrato che riusciamo attraverso questa emozione gestire ogni cosa. Star bene non vuol dire che questa roba qua non è successa, non vuol dire che questa persona qua non è o brutta o cattiva o quello che è, non vuol dire niente di tutto ciò, ma vuol dire che io so dove voglio andare, io sto raggiungendo i risultati che ho voluto e che mi sono progettata. E c'è qualcun altro, c'è l'universo che farà conti con qualcuno. Non sta su di me a cambiare, ok? A cambiare le condizioni
dell'universo. Devo comprendere che in quel momento lì io comunque non sono stata, mi sono fidata di una persona che non si meritava questa fiducia, ma per questo non voglio pagarlo a tutta la vita, perché se no vuol dire dare il potere a questa persona. Ecco, così funziona in tutte le cose nella vita. Allora, io oggi non voglio farvi né affermazioni positive né niente, voglio che vi sentite liberi di esprimere ogni vostra frustrazione. Scrivetevi, riflettete un attimo su chi vi fa arrabbiare e perché vi fa arrabbiare. Quale obiettivo voi non riuscite a raggiungere nella vostra vita? Ci facciamo il processo in coda. Quale obiettivo voi non riuscite a raggiungere nella vostra vita perché pensate che è colpa di qualcun altro? Prendete questa persona, scrivete tutto ciò che voi gli volete dire, volete fare, dopodiché esprimete attraverso l'esercizio fisico, svuotate questa frase, fatela uscire e dopodiché lavorate sul perdono, in senso che potete dire tutti i giorni, più volte al giorno, quando vi viene in mente o quando sentite che si comincia a salire mal di testa, o quando vi sentite frustrati o senza via di uscita o cominciate a colpevolizzarvi, cominciate semplicemente senza visualizzare niente di altro. Io ti perdono, ti lascio andare, dicendo magari o il nome di questa persona o la situazione in sé. Ecco, sarebbe tutto per oggi, ragazzi, ci aggiorniamo, ci vediamo domani, spero che sono stata d'aiuto e mi raccomando, divertitevi, fate una blacklist delle persone che volevate fare fuori. Un bacione, a domani, ciao!